Nel Carnevale di Ivrea la festa della battaglia delle arance non dura solo 3 giorni. Inizia dal 6 gennaio fino al martedì grasso. È tanto lungo perché ci sono vari eventi legati alla tradizione del carnevale. E toglierli è impossibile. Che tipo di eventi? Ad esempio, presentazione dei personaggi storici come il generale, la mugnaia e gli abbà, eccetera. Il carnevale ha un forte legame con la storia. Se non la si conosce è impossibile capire bene il carnevale. Qual è la storia del carnevale? Vi era un signore tiranno e perfido che aveva fatto 2 leggi. La tassa cara sulla farina e sul pane. La prima notte di nozze la moglie doveva trascorrerla non con il marito ma con il signore. Con la legge della tassa il popolo soffriva la povertà ed era irritato. Il signore, per calmarli, 1 o 2 volte all'anno mandava i soldi per portare loro dei fagioli. Andava avanti così per anni, ma ad un certo punto il popolo non lo sopportò più, perché considerava i fagioli un'elemosina e allora li gettò via. Comincia così la battaglia. Alcuni dicono che non è così. Prima si lanciava la pietra, altri dicono che si tiravano i fagioli, ma comunque uno o l'altro ormai è diventata una tradizione tirare le arance. Ma perché le arance? Una volta la battaglia non si faceva sui carri, ma dai balconi. Dietro i balconi vi erano delle signorine per farsi notare dai giovani che erano sotto. Presero delle arance, una volta era difficile da trovare perché provenivano dalla Francia, Nizza. Tiravano le arance ai giovani che colpiti si accorgevano di loro e iniziava il corteggiamento. Durante la legge della prima notte a Ivrea c'erano tanti mulini. Tra questi vi lavorava un mugnaio che aveva una figlia, Violetta. Una volta sposata doveva recarsi al castello per il signore, ma lei voleva stare con il marito. Così andò al castello, fece ubriacare il signore e con il coltello gli mozzò la testa. Poi dal balcone la mostrò al popolo, che fu felice di essersi liberato del signore tiranno. Violetta era diventata un'eroina. Poi il castello venne bruciato per impedire che subentrassero altri tiranni. Il Carnevale di Ivrea comincia il 6 gennaio, tra musica, feste, pifferi e con la presentazione del generale. Chi è? Non è un ruolo storico, è subentrato dopo. Prima il Carnevale di Ivrea era celebrato da 5 rioni, ognuno organizzava proprie feste, ma scattavano risse, liti e confusione. Poi, nel periodo dell'occupazione di Napoleone, nel 1808, il Carnevale venne unificato. Ma c'era il dubbio che le cose non migliorassero, così venne scelta una persona, cioè il generale. Una persona fidata e conosciuta dal popolo, necessaria per controllare e gestire bene la situazione evitando il caos. Questa figura quindi serve per guidare il carnevale. Una volta presentato, il generale dovrà partecipare a ogni evento. Il giovedì grasso, 3 giorni prima della battaglia delle arance, si incontra con il sindaco, che gli consegnerà la fascia in modo simbolico, per delegargli la funzione di guidare il carnevale e la città. Sempre nel giovedì grasso il generale comunica alle persone di indossare il cappello rosso. Nei 3 giorni della battaglia non sono protagoniste le arance, ma lo è la mugnaia. Chi è? È Violetta, la donna che uccise il signore. Ogni anno il ruolo viene interpretato da persone diverse, non viene mai usato il loro vero nome, bensì il soprannome di Violetta, che grazie a lei è stata data la libertà al popolo. Gli altri personaggi vengono presentati dal 6 gennaio.
Invece la mugnaia non viene svelata fino al sabato sera prima della battaglia, dove finalmente si mostrerà per la prima volta al pubblico. Dopo la presentazione insieme al generale va al fiume e assiste ai fuochi d'artificio come inaugurazione del carnevale che comincia il giorno dopo. La mugnaia è vestita sempre di bianco, simbolo di purezza. Indossa un copricapo rosso, il berretto frigio, che significa libertà. Poi con la fascia verde si formano i colori della bandiera italiana. Chi vuole candidarsi come mugnaia sono previsti tanti requisiti. Prima di tutto deve essere sposata perché anche Violetta lo era. Deve far parte della cerchia dei VIP di Ivrea perché deve essere ricca. Deve iscriversi anni prima nella lista per lo scorrimento della graduatoria. Ma cosa c'entra che deve essere ricca? Questo perché andrà a fare grosse spese per i cavalli, la carrozza, i vestiti, per i fiori come mimose e garofani, per le caramelle, i fuochi d'artificio e molto altro. Nei 3 giorni della battaglia delle arance, durante la pausa dei giri, passa sempre la mugnaia che lancia mimose e caramelle e fa 3 giri. Quando il Carnevale di Ivrea era formato da 5 rioni, l'Abbà era a capo di un'associazione giovanile e organizzava le feste per ciascun rione. Per ricordarlo ancora oggi c'è questo ruolo. Vengono scelti 2 bambini per ciascuna delle 5 chiese di Ivrea. Questi 10 bambini marciano insieme alla mugnaia e al generale. Portano sulla spalla una spada che infilza un'arancia, simbolo della testa mozzata del tiranno. Nel martedì grasso gli abbà hanno il compito di appiccare il fuoco al palo. Il giovedì grasso è una grande festa, ci sono tante persone che marciano, tra maschere, trucchi, musica e balli. Bello! Dall'inizio della festa spesso viene preparata la fagiolata. Si distribuisce gratis alle persone che possono prenderla e mangiarla a casa. Perché c'è questa usanza? Si collega a quando i soldati distribuivano i fagioli e le persone li gettavano via perché sembrava un'elemosina. Quindi la fagiolata si prepara per non dimenticare la storia dei fagioli. Nel mercoledì delle ceneri invece vengono distribuiti merluzzo e polenta. La domenica alle 14 finalmente comincia la battaglia delle arance. Come funziona? A terra ci sono 9 squadre: scacchi, arduini, morte, picche, tucchini, mercenari, pantera nera, diavoli e credendari. Sono 9 e in più i carri possono essere 50, 60, 70, dipende dall'iscrizione annuale. Le squadre a terra non hanno un'unica piazza, ma piazze divise. Solo i tucchini hanno una propria piazza, invece le altre devono condividerla. Con la condivisione 2 squadre trovandosi insieme possono litigare, invece no, perché vige il divieto di farsi la battaglia a vicenda. È consentita solo verso i carri. Ogni squadra compra quintali e quintali di arance, necessarie anche come riserva per i 3 giorni. Tanti sono dispiaciuti per lo spreco, ma in realtà non lo è. Le arance provengono dalla Sicilia e dalla Calabria. Gli avanzi a causa dell'eccesso di produzione vengono messi via come concime. Allora Ivrea le compra, con il tiro diventano mollicce. Terminati i 3 giorni vengono raccolte da terra ma non si buttano via. Diventano concime. Significa che viene usato un mezzo in più, ma lo spreco non c'è. I turisti possono partecipare al carnevale ma devono indossare il berretto rosso. Così le squadre non possono tirare a loro per rispettarli.
Invece, se non lo indossano, allora si ha il diritto di tirare, di coprirli o di spremere arance sporcandoli. Chi è coraggioso può andare in mezzo alla piazza e vedere da vicino la battaglia. Invece, se non si è coraggiosi, si può andare dietro la rete al sicuro dal lancio delle arance. Sì, durante il carnevale di Rivera tirare arance causa tanti feriti, ma chi è abituato non ha paura, perché questo è il carnevale. Domenica e lunedì la battaglia delle arance dura dalle 14 alle 17. Per il martedì è uguale, ma dopo ci si reca nella piazza del municipio per le premiazioni dei primi 3 classificati sia per le squadre terra che per i carri. Per la premiazione non è chiaro al 100% come vengono fatti i conteggi. Vengono osservati l'unione e la forza della squadra che non si arrende mai e che tira forte. Conta anche il rispetto per le altre squadre, è importante il fair play, con questi si può vincere. Una volta finito c'è chi va via o chi resta. Verso le 9, 9 e mezza di sera nella piazza del municipio c'è un enorme palo rivestito di paglia, ma non è solo in questa piazza. In ognuna delle piazze 5 come i 5 rioni c'è un palo rivestito di paglia, che viene bruciato e si chiama scarlo. A cosa serve? Il fuoco inaugura la nuova vita dopo la fine dell'inverno. Viene appiccato dagli abbà. La mugnaia invece deve salire sulla carrozza, pronta a reggere con il braccio una spada vera e pesante, per tutta la durata del falò abbastanza lunga. Quando si affievolisce abbassa il braccio, non è tanto bello se lo fa prima. Una volta finito, avendo un cesto pieno di garofani, la mugnaia deve lanciarli alla folla uno alla volta fino ad esaurirli. Poi tutti i personaggi insieme, Abbà, il generale, la mugnaia e i pifferi, marciano per tutta Ivrea e viene suonata la marcia funebre perché il carnevale è finito.